Ciao ragazzi, benvenuti! Oggi ti sto per svelare 3 trucchi per acquisire una mentalità più sexy in modo da attrarre più donne possibili. Ogni uomo, anche chi dice di no, desidera di entrare in una stanza e attirare l'attenzione di tutte le donne che sono in quella stanza. Se non è una stanza andando in giro, cioè vuole le cose più semplici, più easy, da diventare così sexy che tutte le donne lo guardano e scegliere anche la donna che desidera. Bene, guarda il video fino alla fine perché ti sto per svelare questi trucchi che usa solo l'1% degli uomini della popolazione italiana e ti assicuro che è così. Uno dei trucchi che ti sto per svelare è questo. Immagina di entrare dentro a un negozio e vedi una giacca bellissima, magari la giacca che hai sempre sognato di indossare. Che fai? La prendi a scatola chiusa e poi te ne vai? La compri così? Io penso proprio di no. Anche se è la giacca dei tuoi sogni, la provi, la metti addosso, vedi se ti sta bene, come sono fatte le cuciture, se può risaltare la tua fisicità, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Questo vale per qualsiasi tipologia di indumento, ok? E questo atteggiamento deve valere anche con le donne. Invece, la maggior parte di voi che cosa fa? Quando vede una donna che gli piace, incomincia a andare dietro quella donna e si dimentica di tutto il resto, cioè non approfondisce. Ok, ha 2 o 3 qualità, mi può piacere quella donna e può fare il caso mio. Ma così diventi una persona bisognosa. All'interno del mio corso PNL Seduction System, a proposito, in descrizione nella prima riga c'ho il link per ottenere una consulenza gratuita con il mio team, quindi clicca adesso. C'è una strategia che chiamo le 3M della seduzione: magia, mistero e meraviglia. E ti assicuro che questa strategia è molto attrattiva, perché con le donne devi creare magia, devi creare mistero e piano piano farti scoprire per creare la meraviglia della relazione, ok? Ecco, tu devi prendere questa roba e fare in modo che sia il vestito che indossi da oggi in avanti. Questo è un atteggiamento mentale più che comportamentale che devi tenere assolutamente. Non devi fare anche il disperato, cioè nel senso, se vedi una donna, vedi se fa il caso tuo, vedi se può piacerti in tutto, cioè se è una donna che fisicamente ti piace, se è una donna che indossa delle cose che a te possono piacere, anche i vestiti che indossa una donna sono importanti. Facciamo l'esempio delle ballerine, no? Che a mio avviso, e molte donne diranno oh non è vero, però a mio avviso non sono sexy per niente le ballerine, meglio una scarpa da ginnastica fatta in un certo modo. A molti uomini le ballerine non piacciono i tacchi o comunque un genere di scarpe che esalta la gamba della donna o il piede della donna, ok? Viene da sé che se tu frequenti una donna con le ballerine a te non piacerà, ok? Però molti si accontentano perché dicono ah meglio lei che un'altra giacca. Ha una caratteristica bene o male ci sta e va bene, questo per paura di rimanere da soli. Siete bisognosi delle donne, è sbagliatissimo, non fatelo. Un atteggiamento invece che ti rende più sexy è proprio farle capire che non è l'unica giacca, ma ne puoi scegliere a migliaia di queste giacche e stai valutando se lei può fare al caso tuo. Mi raccomando, tienilo a mente. Avere una fiducia incondizionata di se stessi. L'errore che fanno molti uomini è proprio questo: avere paura di dire delle cose, aver paura di fare delle cose, non capire se una donna ha degli atteggiamenti per un motivo o per un altro. Insomma, siete troppo schematici. È vero che io insegno strategie, è vero che io insegno il linguaggio del corpo, però non potete fare una checklist di quello che
dovete fare con una donna, ok? Le strategie che insegno servono proprio a migliorare voi stessi, quindi implementarle a livello inconscio per poter poi fare delle cose a livello inconscio, senza checklist. A volte fare meno è molto meglio che fare di più, ricordatevelo. E poi fate troppa fatica. Allora devo ricordare questo, devo ricordare questo. Immaginate invece di poter avere quell'atteggiamento che quando guardate una donna a primo impatto già sapete cosa fare. Ecco, è quello che insegno. Poter arrivare a questi livelli, ok? Ovviamente prima bisogna testare le strategie, bisogna studiarle, bisogna impegnarsi, cioè non è che in un giorno puoi diventare il seduttore più sexy di questo mondo, ma una volta che hai appreso a livello inconscio tante cose, ti verrà naturale, ok? Poter avere certi atteggiamenti per conquistare la donna dei tuoi sogni. Una cosa che poi funziona tantissimo per superare le paure è immaginare come si comporterebbe un vostro idolo, magari un idolo sportivo o qualcuno che veramente ammirate, e dire come si comporterebbe questa persona in questa occasione. Vi faccio un esempio: a me piace tantissimo Lady Gaga o Jennifer Lopez, per me sono delle donne wow, non so cosa pagherei per poter solo parlare con loro. E a volte io mi sono domandata che cosa farebbe Jennifer Lopez in questa situazione, cosa farebbe J.Lo. E ti assicuro che funziona, perché ti metti mentalmente nella condizione di agire in un certo modo. Ovviamente se sei fan di qualcuno, tu saprai attraverso le interviste, attraverso la loro storia, attraverso i libri, come hanno raggiunto determinate tipologie di obiettivi partendo da zero. Ecco, devi usare lo stesso atteggiamento. Un'altra cosa, che ne parla anche Chiara Ferragni tra l'altro, è proprio vedere noi stessi in terza persona. Io lo faccio spesso. Che cosa farebbe Giada in questa situazione? Che cosa farebbe una Giada sicura di se stessa, nello specifico, in questa situazione? Prova a farti questa domanda e vedi subito la soluzione da attuare, e ti assicuro che è qualcosa che agisce profondamente, che ti fa cambiare. Mi ricordo, mi è venuta in mente questa cosa, al primo corso che feci di PNL, ci fecero fare un esercizio, cioè parlare con noi stessi davanti a una sedia, cioè immaginare di avere noi stessi davanti a una sedia e parlarci, quindi darci delle soluzioni. E mi ricordo i primi video che facevo su YouTube, mettevo dei peluche sul divano, proprio tanti peluche, e provavo a parlare con loro. Anche il primo speech che ho fatto davanti a 100 persone l'ho fatto così, parlavo con dei peluche. È l'unico modo, la terza persona, quindi la strategia della terza persona, per poter aumentare la fiducia incondizionata di noi stessi. E poi è importante anche l'equilibrio interno. Immagina un circense, no? Un circense che cammina su un filo con il bastone, non so se l'avete mai visti, e che dici wow, cioè fa una camminata di 3 metri appeso, senza niente, con un bastone in mano per mantenere l'equilibrio, eppure ce la fa. Quella persona, scommetto, che ha una fiducia talmente incondizionata di se stesso, che sa che può arrivare all'obiettivo, che lo fa come se mangiasse un panino al McDonald's, la stessa identica cosa. Ovviamente ci vuole esercizio, come ti dicevo prima, perché non è che lo impari in un giorno, ma ce la puoi fare tranquillamente anche tu. Un'altra cosa è avere la mentalità di abbondanza. Hai presente quando ti piace talmente tanto una ragazza che per te diventa un'ossessione? Perché secondo te diventa un'ossessione? Ok, ci sono vari motivi, ma il principale è perché lei non ti sta calcolando e tu vuoi solo lei, perché pensi di non poter avere altre donne come lei o più o meno che ti facciano provare le stesse emozioni. Ma è un errore, perché tu sei innamorato di un'aspettativa. Lei ti fa provare emozioni e tu sei innamorato delle aspettative che lei può fare al caso tuo e ti stai limitando. Là fuori ci sono milioni di donne che ti aspettano e che aspettano te, e tu mi dirai non è vero che mi stanno aspettando perché io sono brutto, perché io sono qua, perché non ho soldi, perché di là. Sono solo scuse. Puoi ottenere tutto ciò che vuoi, ma devi avere una mentalità abbondanza, ovvero credere profondamente che puoi avere tutto ciò e chi vuoi. Anche in questo caso puoi usare dei esercizi di visualizzazione, cioè visualizzare che magari sei in mezzo a tante donne e creare così una
profonda fiducia in te stesso, ti assicuro che funziona. Però se non sei ancora nella mentalità abbondanza è perché hai una mentalità di scarsità. Ok, quindi oltre alla visualizzazione, come puoi fare ad uscire da questa mentalità di scarsità? Allora, ci sono due modi. Il primo modo è essere consapevole profondamente di poter avere tutto ciò che vuoi e chi vuoi, come ti dicevo prima. Questo è proprio una consapevolezza interna, qualcosa che viene da dentro e che va oltre le tue credenze. Le credenze sono solo qualcosa che ci creiamo per proteggerci da magari esperienze negative o che ci hanno installato quando eravamo piccoli, genitori o chi ti ha cresciuto. Devi andare oltre, devi aprire la tua mente, devi vedere veramente oltre le tue paure. Fai uno step in avanti, cioè devi acquisire tutto quello che ti ho spiegato finora, quindi tutte le strategie che sai delle donne, e poi implementarle, testarle. E questo lo insegno anche con le coaching di gruppo settimanali in PNL Seduction System, cioè iscriviti adesso, ti ripeto, hai una consulenza gratuita e ci tengo parecchio che tu entri in Love Coach Academy. Perché? Perché quando entri in Love Coach Academy io ti aiuto, ma non solo io, Nicole, Danilo, tutto il mio team è a disposizione per te ed è fondamentale, ok? E soprattutto anche solo guardando questo video e mettere in pratica ciò che ti ho detto ti farà avere una mentalità così talmente tanto di abbondanza e diventerai così tanto sexy che attrarrai tutte le donne che vuoi. Se ti è piaciuto il video metti un like ed iscriviti al canale, seguimi su Instagram e TikTok per vedere tutti i giorni le mie pillole di seduzione. Ciao!